Bentornati a tutti su BMaker Electronics, io sono Marco e oggi andiamo a vedere questa scheda. Ho tra le mani Arduino Nano IoT 33. È una scheda a microcontrollore progettata per connessioni e per progetti con internet. Su interno troviamo un modulo Wi-Fi, un modulo Bluetooth e quindi è una scheda ideale per la creazione di progetti che comunicano via internet o via cloud. Ok, andiamo a metterlo sul banco e vediamo il lato tecnico e come è fatta questa scheda. Questa è la scheda. Allora troviamo il microcontrollore ARM Cortex M0 Plus a 32 bit, molto più potente dell'Arduino classico, un modulo Wi-Fi Bluetooth basato su chip U-Blox Nina V102 che permette alla scheda di connettersi a internet o ad altri dispositivi wireless. Una IMU a 6 assi LS M6DS3, cioè un sensore che misura accelerazione e rotazione, utile per rilevare movimenti e orientamenti. E infine un crypto chip, un ATEX 608A, per la sicurezza hardware, ad esempio per autentificarsi su server remoti in modo cifrato. Quindi che progetti ci possiamo fare con questo Arduino? Moltissimi progetti. Oggi inizieremo dal più semplice. Accenderemo e spegneremo un LED che andremo a collegare appunto a questa scheda. Io l'ho messo qua sopra per facilitare il collegamento. Poi andremo a vedere nel dettaglio come collegare la resistenza e il LED e andremo a comandare questo LED appunto tramite browser. Ok, andiamo a collegare il LED e vediamo se funziona. A collegare il LED. Allora andiamo a collegare al piedino D13. 13 dovrebbe essere questo qui e sulla morsetteria difatti troviamo D13. Apriamo. L'Arduino Nano potevamo mettere direttamente anche sulla breadboard, ma l'ho preferito così. Metto. Chiudo. Metto qua. Mettiamolo così. Prendiamo il LED, ci colleghiamo l'anodo, il piedino più lungo, mettiamo così, il catodo del LED, piedino più corto, lo colleghiamo con una resistenza che va al negativo. Questo è tutto il circuito A. Manca il GND, quindi troviamo il GND, eccolo qua il piedino, su Arduino, ci colleghiamo il cavo, stringiamo e mettiamo sulla breadboard. Ok, adesso colleghiamo a internet, cioè colleghiamo al computer e andiamo a fare un piccolo codice per far accendere il LED. Apriamo Arduino IDE e incominciamo a scrivere il nostro codice. Allora, per prima cosa dobbiamo includere la libreria wifi nina.h. Io già l'ho messo, potete andare su, vediamo un po', su Sketch, includi libreria, gestione libreria e qua scrivete wifi nina, eccola qua, io già l'ho installata e installate questa libreria. Continuiamo, dobbiamo aggiungere i dati adesso della wifi, nome rete wifi e la password e wifi server sulla porta 80 crea un server web appunto su
questa porta in HTTP. Qui mettiamo appunto la password e il nome della vostra connessione internet. Passiamo nel setup, cancelliamo la scritta e mettiamo, aspettate, si è incasinato, ok. Allora, nel setup impostiamo il pin 13 come output. Il pin 13, vi ricordo che sulla scheda ha anche il suo LED interno, e digital write 13 low. Inizialmente il LED è spento. Continuiamo e inseriamo il serial begin, attiviamo la connessione seriale da 9006 e mettiamo while per aspettare la connessione seriale. Poi passiamo alla connessione alla rete wifi. Qua ho scritto tutto il codice, ve lo lascio in descrizione, potete scaricarlo. In poche parole, qua attende la connessione e ci ridà l'indirizzo IP che dobbiamo mettere sul nostro browser. Nel loop attende la connessione che si collega alla nostra rete, e se si collega possiamo aprire il browser e far accendere e spegnere con un if on, accende il LED e spegne il LED. Questa è la parte risposta HTML al browser e ci permette di creare i pulsanti e tutta questa parte sul browser. Allora, facciamo per prima cosa, compiliamo per vedere se ci sono errori e proviamo a mandare su Arduino. Ok, nessun errore. Facciamo invio. Si dovrebbe compilare, dovrebbe essere acceso, si è sconnesso, ricollegato. Apriamo il serial monitor. Qua dice che la connessione è collegata, quindi questo è il nostro indirizzo IP. Facciamo copia e andiamo a incollarlo nel browser. Incolliamo e diamo invio. Oh, ok, troviamo controllo LED, accendi e spegni. Adesso se premo accendi si dovrebbe accendere il LED. Vado e vai, si accende. Quindi se spengo si dovrebbe spegnere. Funziona perfettamente e risponde velocissimamente. Come vedete si accende anche il LED sulla scheda, si vede perché il pin 13 è collegato anche al LED interno. Spegni, accendi, spegni, accendi. Poche parole, questo LED lo possiamo comandare mettendo il nostro indirizzo IP 192.168.178.90 che ci ha assegnato sul monitor seriale di Arduino su qualsiasi dispositivo, sia telefonico, computer, collegato alla stessa rete, e avremo questa pagina dove possiamo comandare il LED. Oggi abbiamo visto il LED, ma ci possiamo mettere tantissime cose, ad esempio un motorino, un regolatore di temperatura, eccetera. Prossima volta vedrò di realizzare un cambio in luminosità sfruttando il PWM dei pin dell'Arduino Nano, così da poter cambiare la luminosità del LED direttamente via browser.
Ok, per questo video è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale. Se avete in mente qualche progetto, qualche cosa, qualche domanda, potete scriverlo sotto nei commenti e ci vediamo alla prossima.